Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Questo è un video abbastanza veloce perché è uscito un nuovo prodotto della Behringer che ho appena visto su Instagram e mi sono andato a informare e voglio condividere con te appunto questo contenuto. Allora, come puoi vedere, questo prodotto si chiama Behringer UV1 e sulla carta dovrebbe essere l'anti-DBX286S, ovvero un preamplificatore channel strip. Nello specifico, proviamo a vedere questo Behringer UV1. Allora, innanzitutto Behringer ci dice che sono stati inseriti all'interno di questo preamplificatore per tutti i microfoni i preamplificatori appunto Midas o Midas, che è un'azienda storica nel panorama dell'audio che è stata acquistata da Behringer. Behringer insomma sta fagocitando un po' tutto. Behringer o Behringer, insomma, io la dico all'italiana. Processori di alta qualità, 192 kHz, USB audio interface. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che, e te lo faccio vedere qui, questa interfaccia può connettersi, come puoi vedere, USB direttamente al tuo computer, cosa che il DBX286S non può fare. Quindi questo è già un grosso vantaggio, perché questa qui la puoi usare sia come scheda audio che come preamplificatore channel strip. Ma andiamo nel dettaglio. Quindi la frequenza è 192 kHz USB ed è ottima. Poi ci racconta insomma che i compressori sono flessibili, bla bla bla, DSR, eccetera eccetera. Ti voglio far vedere però ingrandendo. Allora, qui passiamo dal pannello posteriore, quindi c'è l'alimentazione, c'è la USB, line in, il return, send e return, e line out, quindi può essere XLR o il normale jack. Voglio farti vedere invece il fronte. Ok, e per questo ti dicevo è il DBX286S rivisitato. L'unico problema sarà capire come suona. Allora, l'input è microfonico XLR con preamplificatori Midas o Midas, quindi dovrebbe essere di tutto rispetto. Sezione mic preamp, simile a quella del DBX286S, con l'indicatore, con la possibilità di accendere la 48 volt, aggiungere un low cut in modo da eliminare tutte quelle frequenze molto basse che possono dar fastidio alla tua registrazione, il tastino per bypassare tutta la parte di processore, quindi tenere solo il preamplificatore. Poi vediamo un compressore con drive e density, identico a quello del DBX, solo che è diversa la configurazione. Qui ci sono i LED in orizzontale. Il DSR con frequency e threshold, anche qui con i decibel di attenuazione. L'enhancer, quindi con le basse e le alte, quindi è una sorta di equalizzatore. Hai presente i vecchi stereo di una volta che avevano bass and treble, quindi avevano l'equalizzatore che aumentava semplicemente i bassi e gli alti. Ecco, alla fine è questo. Però è interessante perché almeno su quello del DBX286S suona molto bene. Expander Gate, che diciamo era il punto di forza del DBX286S, perché grazie alla sua regolazione potevi tagliare fuori qualsiasi tipo di rumore che non fosse la tua voce per ottenere un suono davvero 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 fatto bene. Lo puoi ascoltare nei miei podcast, perché nei miei podcast io utilizzo appunto il DBX286S e se vuoi c'è un video su questo canale dove ho parlato appunto di questo preamplificatore channel strip. Dopodiché c'è l'output, quindi qui puoi aggiungere, rispetto all'input, puoi aggiungere volume laddove necessario, e diversamente dal DBX286S che non ha l'uscita cuffie, perché è un hardware esterno, non è anche una scheda audio, qui c'hai la possibilità di inserire delle cuffie per ascoltare sia per ascoltare tutto quello che stai mixando in ingresso e computer, quindi puoi, un po' come avviene per quasi tutte le schede audio, puoi decidere tu che cosa ascoltare, se quello che viene dal computer o quello che arriva dal tuo microfono, o miscelarle insieme. C'è il tastino di accensione come identico al DBX286S. Voglio farti vedere, perché su questa pagina qui puoi scaricare la documentazione che c'è anche in tutte le lingue, e voglio farti vedere questo. Ci fanno capire come va utilizzato, in parte quello che ti ho raccontato. Questo è l'ingresso microfonico, qui puoi aggiungere le cuffie, questo lo sapevamo, e l'USB appunto è di connessione per il computer. Questo ingresso qui è per una tastiera,
Ovviamente la sezione qui del send and return è per un multi-effetto esterno che vuoi aggiungere, magari un multi-effetto che ha del reverbero piuttosto che altre funzionalità, e l'uscita che può andare appunto nel mixer o dove ti pare. Questo è il discorso. Allora, ho letto su Instagram che verrà messo sul mercato questo prodotto a breve, non credo sia ancora disponibile perché ho controllato sui vari siti, a un prezzo di 179 sterline, che facendo i rapidi calcoli di conversione dovrebbe essere molto similmente la cifra che costa adesso il DBX 286S. Allora, la Behringer, se tu segui un po' i prodotti, le marche, eccetera, sai che la Behringer o Behringer è una marca che, diciamo, tende un po' a scopiazzare gli altri. Non so se hai visto la linea di microfoni simili a quella della Blue Yeti, non so se hai visto la linea di microfoni simili all'Audio-Technica AT2020, eccetera, eccetera. Insomma, non brilla certo per originalità, e anche in questo caso l'ha dimostrato. Ora, io non posseggo ancora questo strumento perché non è ancora disponibile in Europa, credo, quindi non è ancora possibile acquistarlo. Però se è vero che ci sono i preamplificatori Midas o Midas, come vuoi dire, se è vero che ha l'USB che può essere veramente molto interessante, questo qui si pone come validissima alternativa, a patto che suoni come il DBX 286S, si pone come validissima alternativa perché può anche diventare non più, come nel caso del DBX 286S, un hardware esterno da collegare alla scheda audio, ma questa stessa può diventare scheda audio. Ok, quindi con grossissimi vantaggi di spesa perché non ti serve null'altro, di spazio perché magari non hai uno studio enorme. Quindi staremo a vedere. Io sicuramente lo comprerò perché sono molto 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 curioso di provarlo, e visto che posseggo il DBX 286S voglio metterli a paragone per vedere appunto come suonano. Bene, spero che questo video un po' particolare, un po' veloce, ma perché volevo, appena ho visto questo prodotto ho pensato immediatamente di fare un video per te, per condividere questa informazione. Spero che questo video sia stato interessante, ti chiedo di iscriverti al mio canale e di cliccare sulla campanellina in modo da essere sempre aggiornato sui miei prossimi video. Per ora è tutto, alla prossima, buona registrazione!